Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo del Carnevale. Il Carnevale è una festa mobile che si celebra nei paesi di tradizione cristiana e in particolare in quelli di rito cattolico. I festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche parate in cui dominano elementi giocosi e fantasiosi, in particolare l'elemento distintivo e caratterizzante è l'uso del mascheramento. Etimologia: secondo la più accreditata interpretazione, la parola carnevale deriverebbe dal latino carnem levare, eliminare la carne, poiché indicava il banchetto che si teneva l'ultimo giorno di carnevale, martedì grasso, subito prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima. In alternativa si è ipotizzato che il termine possa invece aver tratto origine dall'espressione latina carne levamen, avente l'analogo significato di eliminazione della carne, oppure dalla parola curnaglia, giochi campagnoli, o ancora dalla locuzione carrus navalis, nave su ruote, quale esempio di carro carnevalesco, se non addirittura da carrus navalis, corteo navale, usanza di origine pagana occasionalmente sopravvissuta fino al XVIII secolo tra i festeggiamenti del periodo. Le prime testimonianze dell'uso del vocabolo carnevale, detto anche carnevalo, vengono dai testi del giullare Metazone da Callegano alla fine del XIII secolo e del novelliere Giovanni Sercambi verso il 1400. I festeggiamenti maggiori avvengono il giovedì grasso e il martedì grasso, ossia l'ultimo giovedì e l'ultimo martedì prima dell'inizio della Quaresima. In particolare il martedì grasso è il giorno di chiusura dei festeggiamenti carnevaleschi, dato che la Quaresima nel rito romano inizia con il mercoledì delle Ceneri. I caratteri della celebrazione del Carnevale hanno origini in festività molto antiche, come per esempio le dionisiache greche, le antesterie o saturnali romani. Durante le feste dionisiache e saturnali si realizzava un temporaneo scioglimento dagli obblighi sociali e dalle gerarchie per lasciar posto al rovesciamento dell'ordine, allo scherzo e anche alla dissolutezza. Da un punto di vista storico e religioso, il Carnevale rappresentò dunque un periodo di festa, ma soprattutto di rinnovamento simbolico, durante il quale il caos sostituiva l'ordine costituito, che però, una volta esaurito il periodo festivo, riemergeva nuovo o rinnovato e garantito per un ciclo valido fino all'inizio del carnevale seguente. Il ciclo preso in considerazione in pratica quello dell'anno solare. Nel mondo antico romano la festa in onore della dea egizia Iside, importata anche nell'impero romano, comporta la presenza di gruppi mascherati, come attesta lo scrittore Lucio Aupuleio nella metamorfosi del libro XI. Presso i Romani la fine del vecchio anno era rappresentata da un uomo coperto di peli di capra, portato in processione, colpito con bacchette e chiamato Mamurio Veturio. Durante le antesterie passavano il carro di colui che doveva restaurare il cosmo dopo il ritorno del caos primordiale. In Babilonia, poco dopo l'equinozio primaverile, veniva riattuato il processo originario di fondazione del cosmo, descritto miticamente dalla lotta del dio Salvatore Marduk con il drago Tiamat, che si concludeva con la vittoria del primo. Durante queste cerimonie si svolgeva una processione nella quale erano allegoricamente rappresentate le forze del caos che contrastavano la ricreazione dell'universo, cioè il mito della morte e resurrezione di Marduk, il Salvatore. Nel corteo c'era anche una nave a ruote su cui il dio Luna e il dio Sole percorrevano la grande via della festa, simbolo della parte superiore dello zodiaco verso il santuario di Babilonia, simbolo della terra. Questo periodo, che si sarebbe concluso con il rinnovamento del cosmo, veniva vissuto con una libertà sfrenata e un capovolgimento dell'ordine sociale e morale. Il noto storico delle religioni Mircea Eliade scrive nel saggio Il mito dell'eterno ritorno: ogni nuovo anno è una ripresa del tempo al suo inizio, cioè una ripetizione della cosmogonia. In combattimenti rituali tra due gruppi di figuranti, la presenza dei morti, i saturnali e le orge sono elementi che denotano che alla fine dell'anno e nell'attesa del nuovo anno si ripetono i momenti mitici del passaggio dal caos alla cosmogonia. Più oltre, Eliade afferma che allora i morti potranno ritornare, poiché tutte le barriere tra morti e vivi sono rotte, il caos primordiale non è riattualizzato e ritorneranno, giacché in questo momento paradossale il tempo sarà annullato
ed essi potranno di nuovo essere contemporanei dei vivi. Le cerimonie carnevalesche diffuse presso i popoli indoeuropei, mesopotamici nonché di altre civiltà hanno perciò anche una valenza purificatoria e dimostrano il bisogno profondo di rigenerarsi periodicamente abolendo il tempo trascorso e riattualizzando la cosmogonia. Elia descrive che l'orgia è anch'essa una regressione nell'oscuro, una restaurazione del caos primordiale, in quanto tale precede ogni creazione, ogni manifestazione di forme organizzate. L'autore aggiunge poi che sul livello cosmologico l'orgia corrisponde al caos o alla pienezza finale. Nella prospettiva temporale l'orgia corrisponde al grande tempo, all'istante eterno, alla non durata. La presenza dell'orgia nei cerimoniali che segnano divisioni periodiche del tempo tradisce una volontà di abolizione integrale del passato mediante l'abolizione della creazione. La confusione delle forme è illustrata dallo sconvolgimento delle condizioni sociali nei Saturnali. Lo schiavo è promosso padrone, il padrone serve gli schiavi. In Mesopotamia si deponeva e si umiliava il re, eccetera, dalla sospensione di tutte le norme, eccetera. Lo scatenarsi della licenza, la violazione di tutti i divieti, la coincidenza di tutti i contrari o d'altro non mirano che alla dissoluzione del mondo, la comunità è l'immagine del mondo, e alla restaurazione dell'illud tempus primordiale, quale tempo, il grande tempo mitico e astorico delle origini, che è evidentemente il momento mitico del principio caos e della fine del diluvio universale o echiporosis apocalisse. Il significato cosmologico dell'orgia carnescialesca di fine anno è confermato dal fatto che al caos segue sempre una nuova creazione del cosmo. Il carnevale si inquadra quindi in un ciclico dinamismo di significato mitico e la circolazione degli spiriti tra cielo, terra e inferi. Il carnevale riconduce a una dimensione metafisica che riguarda l'uomo e il suo destino. In primavera, quando la terra comincia a manifestare la propria energia, il carnevale segna un passaggio aperto tra gli inferi e la terra abitata dai vivi. Anche Arlecchino ha una chiara origine infera. Le anime, per non diventare pericolose, devono essere onorate e per questo si prestano loro dei corpi provvisori. Essi sono le maschere che hanno quindi spesso un significato opatropaico, in quanto chi le indossa assume le caratteristiche dell'essere soprannaturale rappresentato. Queste forze soprannaturali creano un nuovo regno della fecondità della terra e giungono a fraternizzare allegramente tra i venti. Le maschere che incarnano gli antenati, le anime dei morti che visitano cerimonialmente i vivi, Giappone, mondo germanico, eccetera, sono anche il segno che le frontiere sono state annientate e sostituite in seguito alla confusione di tutte le modalità. In questo intervallo paradossale fra due tempi, fra due cosmi, diventa possibile la comunicazione tra vivi e morti, cioè fra forme realizzate e il preformale, il larvale. Il carattere infernale diabolico delle maschere è riconoscibile in particolare in certe maschere come il già citato Arlecchino, maschera policroma e fiammante vestito a lasanghe, policrome, Pulcinella, volto metà bianco e metà nero e camice bianco, Zanni, tunica e calzoni bicolore. Tra le maschere regionali italiane che maggiormente testimoniano l'origine infero-demoniaca ci sono i mamutones e gli isoadores in Sardegna. Alla fine il tempo e l'ordine del cosmo, sconvolti dalla tradizione carnevalesca, vengono ricostituiti, nuova creazione, con un rituale di carattere purificatorio comprendente un processo, una condanna, la lettura di un testamento e un funerale del carnevale, il quale spesso comporta il bruciamento del re carnevale, rappresentato da un fantoccio. Altre volte l'immagine simbolo del carnevale è annegata o decapitata. Tale cerimonia avviene in molte località italiane, europee ed extraeuropee. Sulla morte rituale del carnevale si veda anche il ramo d'oro di James George Frazer, il processo e la messa a morte del carnevale, sul quale si addossano tutti i mali della comunità, e la parodia di un vero e proprio processo con imputato, avvocato, difensore, pubblico ministero ed altri personaggi.
Il carnevale fa testamento, ma altre volte il testamento viene fatto da un suo equivalente. La ripetizione simbolica della cosmogonia che segue l'annientamento simbolico del mondo vecchio rigenera il tempo nella sua totalità. Nel XV e nel XVI secolo a Firenze i medici organizzavano grandi mascherate su carri chiamate trionfi e accompagnati da canti carnascialeschi, cioè canzoni a ballo di cui anche Lorenzo il Magnifico fu autore. Celebre il trionfo di Bacco e Arianna, scritto proprio dal Magnifico. Nella Roma del Regno Pontificio si svolgevano invece la corsa dei barberi, cavalli da corsa e la gara dei moccoletti, accesi che i partecipanti cercavano di spegnersi reciprocamente. Nella storia dell'arte famosa opera pittoresca è la lotta tra Carnevale e Quaresima del pittore olandese Peter Bruegel il Vecchio. Personaggi mascherati del carnevale veneziano sono presenti in vari dipinti del Settecento veneziano di Canaletto. Francesco Guardi è negli interni di Pietro Longhi. Il carnevale non termina ovunque il martedì grasso. Fanno eccezione il carnevale di Viareggio, il carnevale di Ovorda, il carnevale di Poggio Mirteto, il carnevale di Borgosesia e il carnevalone di Chivasso. Anche il carnevale di Foiano della Chiana termina la domenica dopo le ceneri. In diversi carnevali il martedì grasso si rappresenta spesso con un falò, la morte di Carnevale. L'antica tradizione del carnevale si è mantenuto anche dopo l'avvento del cristianesimo. Anche a Roma stessa, capitale del cristianesimo, la maggiore festa pubblica tradizionale è stata il carnevale romano fino alla sua soppressione negli anni successivi l'Unità d'Italia. In alcune aree centroeuropee è maggiormente legato ad aree di tradizione cattolica rispetto a quelle protestanti, come nel caso della regione storica tedesca del Baden, divenuta parte del Land del Baden-Württemberg fin dopo l'avvento della Repubblica di Weimar. Data dell'inizio del periodo carnevalesco è tradizionalmente fissato il giorno successivo alla domenica del battesimo del Signore. Finisce il martedì precedente, il mercoledì delle ceneri, che segna l'inizio della Quaresima. Il momento culminante si ha dal giovedì grasso fino al martedì, ultimo giorno di carnevale, martedì grasso. Questo periodo, essendo collegato con la Pasqua, festa mobile, non ha ricorrenza annuale fissa ma variabile. In realtà la Pasqua cattolica può cadere dal 22 al 25 aprile, calcolo della Pasqua, e intercorrono 46 giorni tra il mercoledì delle ceneri e Pasqua. Ne deriva che in anni bisestili martedì grasso cade dal 3 febbraio al 9 marzo, per questo motivo i principali eventi si concentrano in genere tra i mesi di febbraio e marzo. Joseph Ratzinger, il futuro Papa Benedetto XVI, rimarcò che per i cattolici il carnevale ha direttamente a che fare con il sentimento di umanità, cristianità, in quanto tale festa è espressione di gioia. Soprattutto il carnevale di Venezia, il carnevale di Viareggio, ma anche il carnevale di Aciriale ed il carnevale di Ivrea hanno una fama che travalica i confini nazionali e sono meta di turisti provenienti sia dall'Italia sia dall'estero. Il carnevale di Venezia nel 1797, con l'occupazione francese di Napoleone e con quella successiva austriaca, nel centro storico la lunghissima tradizione del carnevale veneziano fu interrotta per timore di ribellioni e disordini da parte della popolazione. Solamente negli altri centri della laguna di Venezia come Burano e Murano i festeggiamenti di carnevale proseguono il loro corso, anche se in tono minore, conservando un certo vigore ed allegria. Quasi 2 secoli dopo, nel 1979, la secolare tradizione del Carnevale di Venezia risorse nel giro di poche edizioni. Il Carnevale di Venezia è tornato a ricalcare con grande successo le orme dell'antica manifestazione. Nei vari anni il Carnevale è spesso dedicato ad un tema di fondo al quale ispirarsi per le feste e gli eventi culturali di contorno. L'attuale Carnevale di Venezia è diventato un grande e spettacolare evento turistico che richiama migliaia di visitatori da tutto il mondo. Il Carnevale di Viareggio ha origine nel 1873 ed è uno dei più importanti e maggiormente apprezzati carnevali a livello internazionale. Secondo alcuni è annoverato insieme a quello di Venezia tra i 10 migliori carnevali al mondo.
A caratterizzarlo sono i carri allegorici più o meno grandi che sfilano nelle domeniche fra gennaio e febbraio e sui quali troneggiano enormi caricature in cartapesta di uomini famosi nel campo della politica, della cultura o dello spettacolo, i cui tratti caratteristici, specialmente quelli somatici, vengono sottolineati con satira e ironia. È a Viareggio infatti che nasce il primo carro allegorico in cartapesta del 1925 ed è qui che vengono realizzati i carri più grandiosi in questo materiale, carri che passano i 20 metri d'altezza, realizzati da più di 25 ditte che coinvolgono più di 1000 artigiani. Il carnevale di Acireale è uno dei più antichi della Sicilia e si svolge ogni anno nella città di Acireale in provincia di Catania. Tra le sue caratteristiche vi è la sfilata di carri allegorici. In alcuni di essi si utilizzano migliaia di fiori freschi disposti uno a fianco all'altro e perciò sono detti carri infiorati. I carri danno il loro spettacolo anche di notte attraverso migliaia di lampadine e luci, movimenti spettacolari e scenografie in continua evoluzione durante le esibizioni. Carri infiorati sono tipici anche di diversi carnevali della Costa Azzurra e della Liguria. Lo storico carnevale di Ivrea, famoso per il suo momento culminante della battaglia delle arance, è considerato uno tra i più antichi e particolari al mondo, seguendo un cerimoniale più volte modificatosi nel corso dei secoli. L'intero carnevale rappresenta sotto forma di allegoria la rivolta dei cittadini per la libertà dal tiranno della città, probabilmente Ranieri di Biandrate, ucciso dalla mugnaia su cui si apprestava a esercitare lo ius primate noctis. Fu quell'evento a innescare la guerra civile rappresentata dalla battaglia tra il popolo e le truppe reali che viene rievocata durante il carnevale, dove le squadre di arancieri a piedi, ossia il popolo, difendono le loro piazze dagli arancieri su carri, ossia l'esercito, a colpi di arance e a rappresentare le frecce, come tra le vie della città sfila il corteo della mugnaia che lancia dolci e regali alla popolazione. Il carnevale nel rito ambrosiano, dove si osserva il rito ambrosiano, ovvero nella maggior parte delle chiese delle arcidiocesi di Milano e in alcune delle diocesi vicine, il carnevale finisce con la prima domenica di Quaresima dell'ultimo giorno di carnevale e sabato, 4 giorni dopo rispetto al martedì in cui termina, dove si osservano il rito romano. La tradizione vuole che il vescovo di Sant'Ambrogio fosse impegnato in un pellegrinaggio e avesse annunciato il proprio ritorno per carnevale per celebrare i primi riti della Quaresima in città. La popolazione di Milano lo aspettò prolungando il carnevale sino al suo arrivo, posticipando il rito delle ceneri che nell'arcidiocesi di Milanese si svolge la prima domenica di Quaresima. In realtà la differenza è dovuta al fatto che anticamente la Quaresima iniziava dappertutto di domenica. I giorni dal mercoledì delle ceneri alla domenica successiva furono introdotti nel rito romano per portare a 40 i giorni di digiuno effettivi. Tenendo conto che le domeniche non erano mai stati giorni di digiuno, questo carnevale, presente con diverse tradizioni anche in altre parti dell'Italia, prende il nome di Carnevalone. Qual è l'origine del martedì grasso? La parola martedì grasso ha origine dalla parola francese Mardi Gras, che corrisponde all'ultima giornata di carnevale e al giorno prima del mercoledì delle ceneri, che rappresenta l'inizio della Quaresima, a seconda della località. Carnevale può durare 2 settimane ed è un periodo in cui si balla, ci si maschera e si commettono azioni di licenziosità. Il carnevale è solitamente festeggiato da nazioni cattoliche del Sud Europa e dell'America Latina. Il martedì grasso è collegato alla Quaresima. La Quaresima rappresenta un periodo di digiuno, penitenza e preparazione per la Pasqua. I cristiani che osservano la Quaresima solitamente si astengono da alcuni cibi e da attività piacevoli, concentrandosi invece sulla preghiera e la penitenza. Durante la Quaresima vi è anche un periodo di digiuno. Dato che il carnevale è seguito dalla Quaresima, esso può essere visto come gli ultimi attimi di indulgenza, prima delle rinunce. Una sorta di ultimo grande banchetto prima di rinunciare a qualcosa per 40 giorni. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro, ma soprattutto utile. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook o YouTube di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure su WhatsApp al numero 339 3461 889.
Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mettete like, mi trovate col mio nome Bruno Pepi o Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure sul nuovo canale dei Salmi o della Bibbia Antico e Nuovo Testamento in fase di elaborazione, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi, al prossimo video.